E diciamo che la recensione si potrebbe chiudere anche così, ecco. Però se volete sapere tutto di questa Blade Pro V3, la racchetta più ignorante della gamma Wilson, restate qui e vi dico cosa ne penso. Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale. Finalmente direi vi porto Blade Pro V3. Perché finalmente? Perché in realtà lei nasce dal concetto di Blade Tour, che è stata un po' la mia prima racchetta da padel tanti anni fa. Ovviamente prima racchetta sbagliata, motivo per cui oggi insisto sempre nel consigliarvi una racchetta che vi aiuti all'inizio, che siate stati tennisti o meno. Però diciamo che Blade Pro, attualmente Blade Pro V3, prende in sostanza lo scettro che aveva la Blade Tour, anche nell'ultima versione che avevo provato ma che non vi ho portato sul canale per un po' per mancanza di tempo, e un po' anche perché è una racchetta che non è che si trovasse così facilmente in giro, si trovava soprattutto sul sito Wilson a prezzo pieno. Poi verso la fine dello scorso anno si è cominciata a intravedere in qualche shop, però è una racchetta tostarella, ecco. Lei va su quella scia lì, le somiglia molto onestamente, è una gran pala, però c'è una differenza sostanziale secondo me che va tutta sul lato giocabilità. Secondo me lei è un po' più giocabile di Blade Tour dello scorso anno, Blade Tour V2. Iniziamo con le specifiche in ogni caso e poi dopo andiamo in campo, perché questa bella racchetta, onestamente bella, che diventa verde come la linea tennis, quindi si va ad allineare rispetto alle cosmetiche dell'ambito tennis di Wilson, che sono bellissime. Wilson dal punto di vista estetico e anche dal punto di vista marketing, diciamo, può prendere poche lezioni secondo me in giro per il mondo, lato tennis e lato padel. E quest'oggi, con l'entrata di Garrido, che sottolineo non sigla questa pala, per chi lo chiedesse, è la misma che si vende nella tienda? Non lo so, per me gli asini non volano, però in ogni caso mi piace recensire le pale per quello che sono e non per il giocatore al quale sono associate, o il giocatore che magari pone la firma, che per me è solamente, diciamo, una parte di puro marketing fondamentalmente. Per cui, specifiche, forma, è una goccia, sì, è una goccia, resta una goccia bella, anche piuttosto compatta tenendola in mano. Se la racchetta sembra corta onestamente, ma in realtà la lunghezza, diciamo, è quella lì, è quella di 455 mm, che è la misura standard. Vi faccio notare che qui è presente uno svaso abbastanza pronunciato, quindi diciamo che la racchetta, diciamo, ha questo fusto leggermente, non più a botte, ma un po' più scosceso, un po' più geometrico, ecco, che non mi dispiace, fa il giro, diciamo, di tutta quanta la racchetta. C'è il protettore, come avete potuto vedere, protettore che tra l'altro, se ve l'avvicino, vi faccio vedere qua, c'ha delle asole, ecco, c'ha delle rientranze che è carino, sì, però mi sarei aspettato un protettore più intero su questa racchetta. Piccolo inciso, da questa recensione in avanti, considerando che abbiamo raggiunto i 25.000 iscritti su questo canale, mi ritengo un canale maturo, ecco, dal punto di vista dei numeri nell'ambito padel. Vi ringrazierò con delle recensioni molto più ciniche, molto più dentro, molto più, possiamo dire, cattive? Sì. Ma in generale cercherò di essere molto più puntiglioso e di darvi sempre più pro e sempre più contro rispetto alle racchette che io provo. Per cui sta roba, diciamo, del protettore un po' svasato non l'ho capita, perché la racchetta fondamentalmente esteticamente pulita, avrei fatto, diciamo, un protettore un pochettino più intero, ecco. Non c'è, sembra il protettore di un'altra racchetta montato su questa racchetta qua. È chiaramente un protettore trasparente, quindi lascia il tempo che trova, però io che sono un cagagazzi, diciamo, me ne accorgo e mi dà un po' fastidio sta roba qua. Però c'è un protettore, partiamo da questo presupposto. Peso e bilanciamento, 365 grammi, perfettamente rispecchiati in questo modello che ho in mano, in questo singolo modello. Sapete che c'è la tolleranza di più o meno 10 grammi, sarete voi a dirmi, anzi quando se l'acquisterete venitemi a dire se questa racchetta vi è uscita 3,75, se vi è uscita 3,50, però vi prego di una cosa, cercate di capire che il peso dichiarato è senza l'accetto. Se la pesate con l'accetto, la plastica, il grip e magari anche il fodero sopra, la racchetta vi verrà fuori di mezzo chilo e sarà sicuramente fuori specifica. In questo caso la racchetta è 366 grammi in realtà, con un bilanciamento a 26,7 cm e non 27 cm. Siamo lì, rientra nelle tolleranze di più o meno un centimetro, per quanto secondo me più o meno un centimetro dà vita a racchette molto differenti. Questa è un po' più, diciamo, una tolleranza da produzione spagnola. Wilson
Wilson in termini di bilanciamenti, diciamo, non è andata mai troppo oltre il centimetro, che è già più apprezzabile. Questa cosa va detta. Nel corso degli anni ho sempre apprezzato che comunque le racchette Wilson si trovassero con dei bilanciamenti più o meno simili, quindi non si comprava una racchetta totalmente differente quando te ne finiva una e ne dovevi comprare un'altra. Piccolo inciso: quando si va su racchette top si presuppone che chi le adoperi, almeno secondo me un intermedio pieno, almeno un intermedio avanzato, ne abbia un paio all'interno del suo borsone e magari le utilizzi insieme per non trovarsi con una racchetta totalmente differente quando finisce una e inizia poi con l'altra. Bando alle ciance con questi consigli non richiesti ma sempre molto validi. Full carbon braided è una racchetta tostarella fuori, dentro c'è un'Eva Firm, ok, la stessa che in teoria c'è nella Bela Pro. Le somiglia, le somiglia, però Blade Pro secondo me è proprio più ignorante rispetto a Bela Pro. Bela Pro è ancora un po', sai, sta un po' lì sulle sue, fa ancora un po' la chic. Lei invece è proprio ignorante. D'altronde è associata all'immagine di Garrido, che non è uno che gioca di fino, ecco. Questa è una cosa azzeccata, per esempio, l'indole di questa racchetta con l'indole del giocatore alla quale è associata. Ora, la novità che è stata introdotta su questa racchetta è la finitura per quanto riguarda lo spin. Eccola qui, ve la avvicino, sono linee a rilievo, come potete vedere. Sotto le dita si sentono abbastanza, non sono estreme, vi posso anticipare che il loro lavoro lo fanno, sempre chiarendo che non sono certamente le finiture esterne a dare lo spin, ma è la tecnica. Le finiture esterne facilitano nel dare lo spin, motivo per cui tanti giocatori professionisti spesso hanno le racchette totalmente lisce. Che soffessi i giocatori professionisti che vogliono racchette lisce per dare meno spin? No! È che con la loro tecnica, finitura o non finitura, diciamo diventa una preferenza. Le finiture sicuramente aiutano e questa finitura nello specifico devo dire che aiuta. Nello scorso modello pure c'era una bella soluzione, in questo caso devo dire che non trovo un'enorme differenza tra le due, trovo sempre un bel funzionamento sullo spin immediato e anche un po' sul controllo. Solito manico bello grosso di Wilson. Sapete che a me il manico di Wilson mi porta sempre nell'ambito tennistico, è piacevole, mi ci devo sempre un po' abituare, però col tempo devo dire che un minimo di spessore lo hanno perso, avranno limato qualcosina e infatti li trovo sempre più familiari, ecco, meno grossi di un paio di anni fa. L'accetto integrato con la scritta Wilson, carino, sapete che io preferisco quelli ancora più semplici, ma questo è abbastanza semplice, rompe poco le scatole, non si apre durante il gioco e lo preferisco. Giusto per concludere, nuovo tappo, leggermente meno spesso e soprattutto senza il piolino che dava fastidio a molti, quindi in questo caso il laccio non si può staccare, è un tutt'uno con la racchetta, quindi se lo volete lavare dovete mettere tutta la racchetta in lavatrice, non lo fate perché sennò dovete comprare un'altra. Ok, pare che abbiamo detto tutto dal punto di vista tecnico, specifiche, elucubrazioni di ogni tipo. Dobbiamo andare in campo e prima di farlo, ragazzi, al solito vi chiedo di lasciare sempre un grande like a tutti quanti i miei video, così mi aiutate a far meglio il mio lavoro, a dire a YouTube che questi video vi piacciono, sono utili, eccetera eccetera, e ad iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto. Ne approfitto per ricordarvi che già online il quarto episodio di Racchette da Incubo seconda stagione registrato a Monopoli, andatelo a vedere, diverse racchette, diverse chicche sono state provate lì e è il primo episodio con 4 di voi in campo. Ho ancora 3 episodi della seconda stagione da tirare fuori, 2 registrati a Lucca 1 e Lucca Bis, insieme ai Bandecatori, un gruppo di fanatici di padel molto molto simpatico. Poi ci sarà la puntata di maglie e direttamente verso la terza stagione, per la quale voglio discutere con voi, infatti troverete il sondaggio nel mio canale broadcast sulle migliorie da apportare a Racchette da Incubo per la terza stagione, che partirà praticamente da settembre con le registrazioni. Se volete scrivetemi su Instagram e potrò venire nel vostro club. Basta, parliamo della ignorantissima Blade Pro V3. Partiamo da un presupposto: mi è piaciuta questa racchetta? Non mi è piaciuta? Secondo me questa è una bella racchetta, però è una racchetta che ti porta a giocare in un certo modo. Ora, dal fondo devo dire che non è una racchetta semplicissima, ha un punto dolce che è un piccolo, quasi medio piccolo. Me l'aspettavo più punitiva, onestamente me l'aspettavo più rigida, sicuramente è un filo meno rigida di nucleo rispetto alla vecchia Blade Tour, però è sempre una racchetta che comunque ha più rigidità di una media indubbiamente. Secondo me è quasi una rigida, fermo restando che però il suo feeling è particolare perché è legno setta, lei fa un bel rumore quando impatta la palla,
ma questa faccia è bella legnosa, si sente che è ignorantella proprio quando va ad impattare e non è una racchetta diciamo che regala tanta uscita di palla, è una racchetta che ha una buona uscita di palla da ritmo medio a salire, sotto bisogna spingerla, sotto bisogna darle comunque qualcosa a ritmo più basso per farla andare, ma è il tipo di racchetta sostanzialmente che è così, è una racchetta pensata per la potenza. Potenza assoluta, strapotere, quasi, di potenza lei merita un 9 ed è una bella potenza, però è più una potenza, badate bene, che è aiutata ad essere tanta, ecco, non è una racchetta che vuole tutto braccio, è una racchetta che a ritmo medio alto spinge come a che, e in questo diciamo è parente della Bella Pro, la 2.5, anche lei mi ha ricordato diciamo la Bella Pro, devo dire la Bella Pro è un po' più sensibile all'impatto, ha più sensazione sulla palla, è più, non posso dire delicata perché anche lì è legnosetta, però comunque la Bella Pro è un po' più sofisticata, ecco, dal punto di vista del feeling, lei è più ignorantella, cioè è un filo più secca dal punto di vista dell'impatto, però non è un duro diciamo connesso alla palla in maniera stratosferica, ecco. È un buon feeling, sicuramente superiore a tantissime altre racchette, però nell'ambito in cui si va a piazzare, ovvero il top della gamma di Wilson, appaiata diciamo con la Bella Pro, un po' di differenza si sente anche dal fatto che lei si muove meglio rispetto alla Bella Pro, mi piace che comunque la sua maneggevolezza sia migliore dal fondo, te ne rendi conto, e diciamo che dal fondo è più o meno equiparabile ad una Bella Pro 2.5, ha forse un po' meno di uscita di palla onestamente, perché quello che mi ha sorpreso della Bella Pro 2.5 è che ha sia uscita di palla sia potenza. Lei inizia a spingere qualcosina dopo, probabilmente anche perché ha meno massa in generale e probabilmente anche perché forse il suo bilanciamento si sente un po' meno, nonostante sia un po' più alto rispetto, almeno rispetto a quello che ho trovato sulle racchette che ho provato io, rispetto alla Bella Pro. La Bella Pro mi sembra un attimo più automatica dal fondo, te la fa andare un attimo più facilmente, lei la devi impattare un po' di più, gliela devi dare, la devi condurre, la devi portare con una certa soddisfazione, secondo me quasi tennistica, no, a parte gli scherzi, non bisogna sicuramente darle tantissimo, però è una racchetta che vuole animo dal fondo e ripaga sicuramente con un bel controllo, devo dire, lei di controllo ne ha, è piuttosto elevato il controllo secondo me, anche perché è progressiva fondamentalmente, quindi non ti tradisce nelle zone diciamo di gioco dal fondo quando devi imbastire tra un ritmo medio blando, un ritmo medio, sopra inizia a cambiare un po', tra il ritmo medio e il ritmo medio alto ne parleremo al volo, è una racchetta che cambia un po', ecco, ed è forse diciamo il bello di questa racchetta qui, però onestamente dal fondo non l'ho trovata difficilissima, l'ho trovata praticabile per chi ha un gioco di gambe decente, una visione diciamo di dove impattare la palla comunque abbastanza regolare, abbastanza pulita e soprattutto che conduce la racchetta con un minimo di braccio in più, anche perché qui il manico un pochettino più grosso limita un po' il movimento di polso magari per aiutare, per accomodare i pigri come me che cercano magari di utilizzare un po' più di polso, con lei devono invece mettersi un attimo sotto e lavorare in maniera un pochettino più canonica, ecco, anche in maniera più scolastica certe volte. Questo è un aspetto che non mi fa impazzire, ecco, diciamo di questa racchetta, però devo dire che se per avere questa potenza, questo aiuto in potenza soprattutto, e badate bene, aiuto in potenza, non in aiuto in uscita di palla, da questa racchetta qui un po' di sacrificio in più dal fondo lo faccio volentieri. Passiamo all'uscita di parete dicendo che qui inizia a brillare una racchetta che cavolo se spinge, ragazzi, questa spinge, ma spinge, l'ho detto, è la più ignorante della gamma Wilson. Non vi aspettate una pietra perché non è una pietra, comunque legnosa all'impatto, quindi ha quel suo atteggiamento tipico di Wilson, perché Wilson anche dal punto di vista della racchetta da tennis è sempre stata rigida. A me queste Wilson morbide non mi sanno di Wilson, ragazzi, e infatti lei rispecchia molto più l'animo Wilson anche tennistico, tranne già un po' per il feeling, ecco. Ad ogni modo, uscita di parete spinge tanto, lo spin è buono, il controllo c'è. Ho notato una cosa, che la racchetta, portandola a ritmo più alto, però secondo me un minimo di peso in più sulla testa avrebbe dato un po' più la percezione di quello che fa la racchetta, perché essendo molto potente ed essendo che quando si attiva lei spara forte, quando inizia a partire con sta testa va gestita onestamente e quindi va fatta un po' di attenzione. Mi piace sull'uscita di parete
parete, ma è un po' tecnica sull'uscita di parete, soprattutto perché non vuole il gesto ignorante, vuole un gesto comunque un po' più giusto secondo me, e lei mette tanto poi per darti una mano a spingere forte con uno spin molto immediato. È una racchetta che comunque si muove bene, non è pesante in mano, è incazzata ma è tozza, ecco, è compatta, non ti dà l'impressione di avere in mano un badile per come è lei, si muove molto molto bene, ma qui vanno prese le misure. Andiamo sulla volée e qui iniziamo con il suo regno praticamente, perché è una racchetta che secondo me sulla rete fa veramente tanto. Torno a dire, non sono un grandissimo fan del feeling di questa racchetta, mi galvanizza il fatto che sia legnosa, mi piace la parentela stretta comunque con la Bela Pro. La Bela Pro è più sensibile, la Bela Pro fa sentire meglio la palla, secondo me la Bela Pro è un po' più comunicativa dal punto di vista diciamo dei tocchi. Giocandoci in maniera meccanica lei secondo me fa comunque un buon lavoro, il tocco c'è, la palla si sente che entra nella racchetta, però non è esattamente connessa con quanta energia la racchetta sta dando. Qualche volta mi sono trovato per esempio con una palla che mi moriva su qualche tocco, qualche volta mi partiva un poco di più, ci ho dovuto prendere le misure e giocare ad un'intensità tra virgolette standard, quindi possiamo dire che è un po' gnocca dal punto di vista del feeling. Ecco, questo gnocca è un termine tennistico, perdonatemi, che significa non particolarmente sensibile, però è strano, diciamo, più che altro, più che non sensibile, è che, ripeto, la palla parte in maniera diversa da quello che ti aspetti. Se sei in basso ti muore un po', se sei in alto ti parte parecchio, per cui devi settare appunto su un livello standard sui tocchi per essere sicuro che la palla va di là. Fatto quello, poi dopo la racchetta funziona alla grande. Ad ogni modo, spinta ne ha, spin ne ha, sensazione, come detto, è discreta, non mi fa impazzire, ma comunque l'impatto si sente, la reazione è un po', diciamo, diversa alle volte di quello che ti aspetti, ma devo dire che sulla volée ha tanta energia, motivo per cui quando si va a spingere un po' qualche volée, soprattutto magari più irruenta, qualche chancletazo eccetera, piano, perché lei tira forte e i vetri sono a portata di mano. Sulla rete mi piace il fatto che lei sia molto propositiva dal punto di vista dell'uscita di palla, ma anche della potenza, e lì inizia a dare tanto, quindi sulla rete è una racchetta che secondo me va gestita, si attiva dopo il ritmo medio e pam pam tira veramente delle mazzate onestamente, per cui da contenere un attimino, non è che ha poco controllo, è che spara veramente forte e il braccio che ci sta attaccato vicino deve saperlo e deve saperla gestire. E andiamo lì dove questa signorina qua fa del male fisico, la Vibora. Non ho molto da dire, è una racchetta che sui colpi di soprattutto di ignoranza, di spin, di ritmo medio alto eccetera eccelle. Mi ha permesso una Vibora pazzesca, con un controllo pazzesco e con una stabilità giusta senza essere troppo stancante, perché si muove bene, arriva veloce all'impatto, reagisce veloce, si prende lo spin, e lei dal punto di vista della spinta, cavolo, se spinge ragazzi, ma da buco per terra. Secondo me la Vibora è una di quelle che mi ha spinto di più in assoluto, come dice il mio amico Hugo Cases, io la spingo fin troppo, ok? Poi vedrete i video registrati con lui, i video di tecnica, Vibora, gioco dal fondo con la doppia parete, tripla parete, quadrupla parete, quello che volete, e le volée, molto importante, ma lei asseconda il mio aspetto animalesco, quindi se vuoi giocare in maniera ignorante fa paura per quanto spinge. Devo dire che giocata ad un ritmo diciamo medio alto permette anche una certa modulazione, ecco, della frequenza della Vibora, della forza impressa sulla Vibora, e la gestione dello spin è molto buona, quindi quello diciamo ti aiuta tanto. Più che altro va capita quanta forza dare, perché superata una certa soglia te la spara e quindi lì devi dargli più spin per tenerla dentro. È una racchetta da capire ragazzi, una racchetta tecnica, una racchetta che, come le auto diciamo da competizione fondamentalmente, non tutti sono capaci di portarle in curva, e ovviamente lei è lo stesso, ti offre più prestazione, ma bisogna anche saperla condurre. E veniamo al colpo principale diciamo del signorino che non la sigla ma al quale questa racchetta è associata, Javi Garrido, uno che smasha pianissimo. Devo dire una cosa, Javi Garrido è uno smashatore forse alle volte diciamo di potenza pura. Lei è una racchetta che di potenza ne regala più che altro, quindi è un po' diversa l'indole secondo me da quello che necessita Javi Garrido, che secondo me ha bisogno più di una tavoletta. Lei è quasi una tavoletta, è una racchetta che secondo me spinge molto forte, relativamente facile. Sul ritmo medio alto già hai tantissimo smashing kick da favola onestamente, la palla va su facile, si carica molto dopo il vetro, si impenna proprio dopo il vetro. Puoi giocarla diciamo con determinati ritmi diversi, non è una racchetta proprio ignorantissima del tutto, ignorante dal punto
punto di vista della spinta che ti riesce a dare, ecco, è animalesca. Ecco qual è il concetto, diciamo, di ignorante che ho, diciamo, espresso in copertina di questa recensione. Però bisogna dire una cosa, è una racchetta che comunque la modulazione dello smashing kick la permette. Lo spin si riesce a modulare, la spinta si riesce a modulare, bisogna sempre portarla a spasso con criterio, tutto quello che volete. Mi ripeterò fino alla morte, perché poi la comprate e dite ah, ma io la metto sempre nei vetri, la racchetta non ha controllo. Non è che la racchetta non ha controllo, è una racchetta che se vai a sfrocoliare, come si dice a Napoli, se vai a sfottere, spinge, e una volta che lei spinge la devi controllare, no? Funziona così per tutte le racchette potenti, ma ciò non significa che non abbiano controllo, significa che sono particolarmente irruente dal punto di vista, diciamo, della spinta, e vanno gestite in determinate maniere, quindi un braccio che mette la sua sensibilità e che mette anche il suo controllo laddove, diciamo, serve a tenere a bada la potenza extra che ha una racchetta del genere. Ad ogni modo, lo smash, nulla da dire, è uno smash di altissimo livello, smash che mi ha convinto, smash che mi ha divertito, smash che dal punto di vista dello spin fa veramente tanto. Il Portress è a portata, diciamo, di chi ha un gesto minimamente tecnico e che lo sa ripetere, diciamo, per più volte quasi alla stessa maniera. Devo dire che anche meccanicamente riesce appunto a dare soddisfazione. Dal punto di vista, diciamo, dello smash, delle variazioni le offre, nulla da dire. Sui colpi al volo tra Vibora e smash è un portento, va veramente forte, non perché richieda tantissimo per essere spinta, ma proprio perché su un ritmo medio alto e a salire senza arrivare a ritmi altissimi, perché non è una tavoletta ma è una racchetta quasi rigida, onestamente, offre tanto. Si mette del suo, ti mette quella spinta extra che è potenza, quella si chiama potenza, e devo dire che non va a dissipare praticamente nulla fino a un certo punto, perché poi secondo me lo smashatore piatto qui non ci trova quella secchezza, durezza per mettere tutto braccio sopra, quasi, quindi un po' contenuto sullo smash piatto, che comunque è di buon livello, di ottimo livello, ma smashing kick da paura. Venite con me 30 secondi e poi torniamo con i voti di questa ignorantissima Blade Pro V3. No! Sono rimasto a piedi, no! E voi direte, e come hai fatto? Perché mica arriva qualcuno con la pompa di benzina e te la carica. Beh ragazzi, ho scoperto proprio in quell'occasione che Cupra ha un servizio di soccorso stradale 365 giorni all'anno per qualsiasi cosa vi capiti, quindi se avete un guasto, se restate a piedi con l'auto, vi vengono a prendere e vi portano presso l'officina più vicina. Questa è stata una grandissima scoperta di un servizio che è praticamente esteso a tutte le Cupra, che prevede anche l'auto sostitutiva, insomma, vi trattano coi guanti, quindi, ripeto, Cupra non sono solo auto, non è solo un brand. Cupra è una tribe, è una famiglia, anche nelle difficoltà sono sempre presenti. Torniamo in studio. Uscita di palla. Non è gratuita, non è un'uscita di palla che ti regala tanto, bisogna darle qualcosa. Punto dolce, penso sia sufficiente. 6. Controllo, ne do un 7. Potenza, 9, tranquillamente. Maneggevolezza, 7 meno, pensavo molto peggio. Comfort e legnosetta, 7. Feeling, non mi fa impazzire. Spin, 8,5. Stabilità, non è un mattone, però è piuttosto stabile, gli do un 8. Gioco dal fondo, ci vuole un po' di mestiere e un po' di sacrificio, 6,5. Uscita di parete, tanta roba, ma da portare in maniera tecnica, 8,5. Colpi al volo, anche qui bisogna saperla gestire, ma offre veramente tanto. 9. Smash piatto, le do un 8. Smashing kick, direi 9,5. Bene ragazzi, abbiamo visto anche i voti di questa Blade Pro V3. Vi ricordo che da questa recensione i voti saranno un pochettino diversi. Avete visto che sono un pochettino più cinico, un pochettino più diretto nelle cose che vengo a dire. Ho voluto riformulare un pochettino i voti e presto una novità rispetto a tutti i voti che ho inserito nelle racchette scorse, perché li andrò un attimino a ritoccare e vi darò degli strumenti per poter fare le comparazioni. Quindi restate qui, restate sintonizzati. Se la volete la trovate su Padel Pro Shop, mio partner, dove avete il mio codice FERRO10, 10% di sconto su una racchetta che secondo me vale veramente tanto, però richiede anche abbastanza. Fatemi sapere nei commenti se l'avete provata, che cosa ne pensate, se vi piace l'estetica, se vi piacciono le finiture. Racchetta sicuramente particolare che ora si riconosce in mezzo a tante, onestamente. Prima di andare via ragazzi, ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e seguitemi su Instagram, perché come detto sta per arrivare la terza stagione di Racchette da Incubo, ma non solo, stanno per arrivare tutti i video che ho registrato a Madrid insieme a Ugo Cases e ad altri personaggi come Agustin Gomez Silingo e il mio podcast sul padel ovviamente. Restate con me, non ve ne pentirete. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.